Ciao a tutti, oggi un classico della pasticceria toscana. I cantucci alle mandorle. I cantucci sono biscotti croccanti che generalmente vengono accompagnati dal vin santo, ma sono talmente deliziosi che possono essere mangiati anche da soli. Se volete scoprire come realizzare questi buonissimi biscotti, seguitemi fino alla fine. Preparare l'impasto dei cantucci è molto semplice, in quanto si tratta di una frolla molto morbida con lievito, frolla alla quale vengono aggiunti degli aromi e le mandorle grezze. Cominciamo mettendo all'interno della planetaria il burro morbido, lo zucchero semolato, gli aromi, ossia vaniglia, scorza d'arancia grattugiata, possibilmente bio, semi di finocchio, che volendo potrete sostituire con l'anice, ed estratto di mandorla ed estratto di mandorla amara. Impastiamo con la foglia fino ad ottenere un composto omogeneo e impastiamo a bassa velocità. Ora aggiungo una prima parte di farina alla quale io ho già inserito il lievito ed il sale. Setaccio le polveri. E anche qui impasto a velocità 1 fino a quando la farina sarà stata assorbita. Mi posso aiutare eventualmente con una marisa per pulire bene l'impasto dai bordi. Ora procedo con l'inserimento delle uova intere a temperatura ambiente. Le aggiungo a filo in 3 o 4 volte, impastando sempre al minimo della velocità. Anche qui mi posso aiutare sempre con una marisa per recuperare bene l'impasto dai bordi. Vi ricordo che potrete trovare la ricetta sul sito cookiemesoftly.it, dove potrete trovare anche in vendita i miei 2 ebook. Essendo ebook sono PDF scaricabili. Terminato l'inserimento delle uova, si procede con la restante farina. Farina che ovviamente andrà setacciata. Impasto sempre a velocità 1. Una volta che la farina è stata assorbita completamente dall'impasto, fermo la macchina. Questo per evitare ulteriori sollecitazioni e lo sviluppo di glutine. Ed infine le mandorle grezze.
Le inserisco in un paio di volte per fare in modo che vengano ben distribuite all'interno dell'impasto. Come vedete è un impasto molto morbido ed un po' appiccicoso. Ora recupererò l'impasto su un piano leggermente infarinato. L'impasto verrà pesato e diviso in 3 parti uguali. Ora che ho diviso l'impasto in 3 parti uguali, sempre su un ripiano leggermente infarinato e con le mani infarinate, formerò 3 filoncini da 30 cm di lunghezza. Filoncini che posizionerò su una teglia ricoperta con carta da forno. I filoncini andranno posizionati abbastanza distanziati, in quanto in cottura si allargeranno. E ora in forno a 170 gradi ventilato per 17-18 minuti. Consiglio di ruotare la teglia a metà cottura per una doratura uniforme. E ora in forno. Ora dobbiamo lasciare completamente raffreddare i nostri filoncini di biscotti prima di tagliarli. Mi raccomando, devono essere completamente freddi, altrimenti se li taglierete anche da tiepidi si romperanno. Ora i filoncini sono completamente raffreddati. Li taglieremo quindi con un coltello a lama seghettata di sbieco. Li posizioneremo su una teglia e li inforneremo a 170 gradi ventilato per 7-8 minuti da un lato e poi ancora a 170 gradi ventilato per 7-8 minuti sull'altro lato. Taglieremo i cantucci allo spessore di circa 1,5 cm. E ora in forno. E ora li giro dall'altro lato. Prima di infornare nuovamente per 7-8 minuti, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere neanche una ricetta. E se vorrete sostenerci, potrete abbonarvi al canale. Ora li lasceremo completamente raffreddare prima di gustarli. Ed ecco i cantucci pronti per essere gustati.
Io vi aspetto alla prossima ricetta. Grazie, ciao!